Attenzione, questo video è il racconto di un intervento reale avvenuto in ambulanza, in cui sono stato presente nelle fasi di soccorso in qualità di soccorritore. L'argomento trattato, la ricostruzione degli eventi e il linguaggio utilizzato non sono adatti ai bambini, né ad un pubblico particolarmente sensibile. Oggi vorrei parlarvi di una principessa, della torre nella quale è rinchiusa, del castello in cui esiste la torre e dei suoi due figli. La torre è alta e la scalinata è infinita per chi è rinchiuso lì sopra e fa fatica a fuggire da quel castello dove la principessa dentro ci ha messo se stessa, ci ha messo la sua famiglia, ci ha messo i suoi figli. Quel luogo è stato il rifugio magari da qualche infelicità, è stato il rifugio per il suo amore, magari idilliaco, non contraccambiato, di certo non come lei se lo pensava. È la principessa dagli occhi diversi. Perché quel castello è sempre condiviso dall'uomo grigio e l'uomo grigio è un grande bastardo. Allora, sbrigati! Smettila! Quando colpisci al volto qualcuno con un pugno o con un calcio, tu crei una tumefazione, crei un'ecchimosi, i tessuti si rigonfiano, sotto si riversano i liquidi fuoriusciti dai vasi sanguigni, dalla parte del tessuto sottostante e la pelle si gonfia e cambia colore. La principessa del castello aveva esattamente due occhi diversi per questo motivo, e uno era tumefatto. Tumefatto da chi, secondo voi? Dall'uomo grigio, non l'orco, ricordatevelo. La principessa non era ancora fuori dal castello. E quindi si usano parole forti, parole come non ti permettere donna, oppure non ti permettere non ti permettere perché ti ammazzo. Oppure non ti permettere perché ti porto via i figli. Questo subiva la principessa del castello. Questo subisce qualunque principessa racchiusa nella torre. Arrivati sul target, sul luogo dell'evento, abbiamo una signora, una donna, una ragazza potremmo dire, sì, in lacrime, disperata. Insieme a lei le forze dell'ordine e insieme a tutti quanti anche due figli, una bimba e un bimbo. Ora la bimba un pochettino più piccola, la chiamerò Sissi, proprio perché è di Sissi che continuava a parlare, forse la distraeva dal momento un po' infelice. Lui invece, il ragazzino, lo chiamerò Ronaldo, perché è di Ronaldo che continuava a parlare, quasi estraniandosi. Il mio ruolo all'interno della scena ha previsto il fatto di valutare i pazienti, coadiuvando appunto il capo equipaggio. L'autista soccorritore, il collega, nel frattempo è fuori dall'ambulanza in compagnia delle forze dell'ordine e di Sissi, nonché di Ronaldo. La figlia Sissi sta piangendo, lo so perché la sento al di fuori dell'ambulanza insieme al collega autista che in quel momento sta cercando di calmarla, di portare un pochettino di pace senza far perdere il contatto visivo con la principessa, ok? Quindi con la sua mamma, perché in lei è forte la preoccupazione di perderla, del distacco
Ronaldo sembra quasi un ometto, fa un sacco di cose interessanti, si preoccupa della principessa e si preoccupa di Sissi, perché lui è dovuto crescere in fretta e la vita per forza l'ha condotto in questo punto, non perché abbia voluto, perché alla sua età bisognerebbe solo giocare a palla e fare solo un sacco di giochi, e invece lui è dovuto crescere. Attenzione, perché è una torre dalla scala lunga. Ma l'uomo grigio esiste e purtroppo è quello che fa perdere il senno. Non è solo la violenza fisica che subentra ad un certo punto, c'è la violenza psicologica che ha la stessa potenza. Questo subisce qualunque principessa racchiusa nella torre. Attenzione, perché è una torre dalla scala lunga. Una volta fuori dal castello ti ritrovi ancora prigioniera, ti ritrovi ancora smarrita, lo so, lo sappiamo, lo so, ti senti confusa, non sai esattamente dove andare, qual è la direzione corretta, dove andare, ma tu non voltarti, quella là, quella è l'uscita, quella è la fuga, quella è la libertà, vivi mia cara, vivi, corri. Mia cara, questo non è essere codardi, questo vuol dire amarsi. Amarsi, allora amati e chiedi aiuto. Chiedi aiuto. Smettila, bastardo. Io non ci sto.